Daria, voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico copricostume o vestito che io ho deciso di chiamare frutta. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il nuovissimo filato estivo dell'Adrian Wool che si chiama Twill. Il colore che ho scelto io è il 96, che è questo colore fragola che trovo bellissimo. Guardate qui che meraviglia, è fragola ma come potete vedere ha questa sorta di filo bianco e nero molto bello. Vi faccio anche vedere anche altri colori che sono sempre disponibili sul mio sito Filati Elsa. Guardate qui che meraviglia, abbiamo questo bianco, oppure questo blu che è un blu molto particolare, o anche questo grigio verde bellissimo che si adattano a tantissimi costumi, ma anche come se volete utilizzarlo come vestito. È un filato sottile, infatti ho lavorato con il 3,5 e ho utilizzato solamente 250 grammi. Per una taglia M aumentate di un gomitolo, per una taglia L 2 gomitoli, però mi raccomando, se volete fare più aumenti rispetto a me per averla ancora più larga, quindi molto più copricostume largo, aumentate di un ulteriore gomitolo. Quindi se io ho fatto 250 grammi, taglia M fatene 350 grammi, taglia L fatene 450. Questo se lo volete anche più largo. Se invece lo volete comunque a un vestito, allora 50 grammi sono più che sufficienti, perché comunque ha un metraggio molto lungo. Per quanto riguarda la lavorazione, ho ascoltato quelle che di voi sotto al video di cui avevo fatto una maglia con il punto molto simile, se volevano anche un copricostume, e mi avete detto di sì. Ora, come potete vedere, è molto simile la lavorazione, soltanto ci sono 2 giri in più che dà questo maglia ancora più forata, questo copricostume ancora più forato rispetto alla maglia che abbiamo fatto con lo stesso comunque punto. Diciamo che la modifica è che si sono aggiunti 2 giri che però sono uguali a 2 già che facevamo, quindi è solamente più forata rispetto alla maglia che abbiamo realizzato. È semplicissimo, si possono fare tutti gli aumenti che volete, sia per quanto riguarda lo sprone che per quanto riguarda la parte sotto. Infatti io gli aumenti ho iniziato a farli letteralmente subito dopo il seno, in modo tale appunto da averla larga, e poi l'ho fatto anche un altro sui fianchi per averla così, come potete vedere, bella larga, quindi perfetta per mettere sopra i costumi. Ma come vi ho detto, potete fare tantissimi aumenti, quindi farne molti di più per ottenere così un vestito molto più largo o copricostume. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla, e se così, come sempre, mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate sia scrivendo Elsa Faccio che Filati Elsa. E vi ricordo sempre che sul mio sito Filati Elsa potete acquistare anche il PDF per poter avere la spiegazione giro per giro su come realizzare le creazioni che vi propongo. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro copricostume io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Wool linea Twill. Il colore che ho scelto io è il numero 96, che è questo fantastico colore fragola, e come vedete qui c'è la lavorazione. Vi farò vedere l'inizio con un altro filato, questo perché quando ho iniziato a fare questa creazione non ero a casa, non avevo modo di poter riprendere i giri iniziali, quindi ho deciso di farvelo vedere con un altro colore che è anche un po' più acceso, quindi più visibile. Per quanto riguarda però la lavorazione, allora vi dico che il mio sprone, che parte da così ve lo faccio vedere, le catenelle messe ad angolo sono circa 25 centimetri, e io ho lavorato con un centro del 3,5 montando 108 catenelle. Ora, per le taglie più grandi rispetto alle mie, per quanto riguarda la taglia M, andate a aumentare di 8 catenelle in più rispetto a me, in modo tale da avere poi una maglia in più per lato. I lati sono 4, quello dietro, quello avanti e 2 laterali, quindi 8 catenelle sono una maglia alta in più per lato. Mentre per quanto riguarda la taglia L andate a mettere 16 catenelle, in modo tale da avere 2 maglie alte in più per lato. Taglia XL andate ad aumentare ulteriormente, quindi 16 più 8, 24 catenelle in più rispetto a me, in modo tale da avere 3 maglie in più per lato. Ripeto, io ho montato 108 catenelle, ai lati per avere la maglia alta servono 2 catenelle, il resto poi invece per gli angoli. Quindi, detto ciò, adesso vi faccio vedere appunto come andare a realizzare i nostri 6 giri, che vanno ripetuti fino ad ottenere la larghezza desiderata dello sprone. Il filato che ho scelto comunque per fare la lavorazione è un filato sottile, infatti anche con questo io lavorerò comunque con il 3,5, quindi possiamo andare a fare il nostro giro e realizziamo 3 catenelle che sono nostra prima maglia alta,
2 catenelle di separazione, prendo il filo, rientro nella catenella di base e vado a fare una maglia alta. Questo è il nostro angolo. Andiamo a fare catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare la prima delle mie maglie alte. Catenella di separazione, salto una catenella, seconda maglia alta. Io ne devo fare un totale di 9 perché sto facendo il lato della manica. Per la taglia M ne dovete fare 10, per la taglia L 11, per la taglia XL 12. Quindi catenella di separazione, salto una catenella, terza maglia alta, catenella, salto una catenella, quarta maglia alta, catenella, salto una catenella, quinta, catenella, salto una catenella, sesta, questo ve lo faccio vedere, poi andrò avanti, settima catenella, catenella di separazione, salto una catenella, ottava catenella, salto una catenella, faccio una catenella di separazione, nona maglia alta, 3 6 9 catenella di separazione. Mi raccomando, fate la maglia alta in più per le taglie, poi si salta una catenella, si entra nella successiva e si va a fare il nostro angolo, maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella e adesso di maglie alte ne devo andare a fare 16, 17 taglia M, 18 taglia L, 19 taglia XL. Quindi catenella, salto una catenella, vado una successiva, maglia alta, catenella, salto una catenella, maglia alta nella catenella quindi successiva. Continuo così fino ad arrivare ad avere nel mio caso 16 maglie alte, poi vi faccio vedere come continuare. Ho fatto le mie 15 maglie alte, mi raccomando di fare le maglie alte in più per le taglie più grandi, catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, catenella di separazione, si salta una catenella, adesso si torna a fare la manica, quindi nel mio caso io devo fare 9 maglie alte, quindi una catenella di separazione, salto 2, mi raccomando per le taglie più grandi dovete farne 10 taglia M, 11 taglia L, 12 taglia XL, quindi 4 5 6 7 8 e 9. Catenella di separazione, salto una catenella e si va a fare il nostro quarto e ultimo angolo, quindi maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, catenella di separazione, si salta una catenella e di nuovo si vanno a fare le maglie alte e in questo caso ne devo tornare a fare 16 perché mi ritrovo nella parte avanti della maglia, quindi vado a fare le mie 16 maglie alte tutte separate da una catenella e da una catenella di base. Una volta terminato vi farò vedere come iniziare il nostro secondo giro. Sto quindi terminando il mio primo giro, vado a fare la catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di 2 catenelle, mi alzo con una catenella e poi vado a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientro, maglia bassa, che sarebbe il nostro angolo versione più piccola, catenella di separazione e adesso vado a fare una maglia bassa nell'archetto di una catenella, catenella di separazione, maglia bassa nell'archetto successivo, catenella di separazione, maglia bassa nell'archetto successivo. Continuo a fare questo quindi per tutto il lato fino ad arrivare al mio angolo, quindi catenella, maglia bassa, catenella, archetto successivo, maglia bassa. Quindi come potete vedere è molto semplice. Arrivo fino all'angolo, quindi vado nell'archetto prima dell'angolo e faccio la mia maglia bassa, catenella, entro nell'archetto e di nuovo maglia bassa, 2 catenelle, rientro, maglia bassa, catenella di separazione, si ricomincia da capo, una maglia bassa nell'archetto, catenella, maglia bassa nell'archetto successivo.
Quindi dobbiamo fare sempre questo. Quando però vi trovate nell'angolo dovete fare maglia bassa, 2 catenelle, si rientra una maglia bassa. Procedo così quindi per tutto il secondo giro. Vi farò vedere poi come terminare e come iniziare poi il nostro terzo giro. Allora sto realizzando, ho finito di realizzare il secondo giro, vado a fare l'ultima catenella, entro nella maglia bassa iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto e questa volta vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia, mezza maglia alta, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra mezza maglia alta, catenella di separazione e continuo, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una mezza maglia bassa, catenella, archetto successivo, mezza maglia alta, catenella, archetto successivo, mezza maglia alta, catenella, archetto successivo, mezza maglia alta, e devo procedere così fino ad arrivare al prossimo angolo. Quindi vado a fare sempre una catenella e una mezza maglia alta nell'archetto successivo, una catenella, mezza maglia alta, una catenella, mezza maglia alta, una catenella, mezza maglia alta. Io qua ve lo faccio vedere fino ad arrivare all'angolo, così vi faccio rivedere anche come si fa l'angolo. Quindi vado nell'archetto successivo, mezza maglia alta, catenella, mezza maglia alta. Sono arrivata quindi nell'angolo, vado a fare catenella, entro nell'archetto e vado a fare mezza maglia alta, 2 catenelle, rientro mezza maglia alta, catenella di separazione e si ricomincia, mezza maglia alta in ogni archetto di una catenella, separate da mezza maglia alta. Si lavora in questa maniera per tutto il giro. Vi ricordo nell'angolo di andare a fare mezza maglia alta, 2 catenelle e mezza maglia alta. Vediamo poi come terminare il terzo giro e iniziare il nostro quarto. Sto terminando, scusate se sentite una ventola di sottofondo, ma è il mio piccolo ventilatore che ho sulle mani per poter uncinettare. Allora, dicevo, sto terminando il terzo giro, ho fatto l'ultima mezza maglia alta, vado a fare una catenella di separazione, entro nella seconda catenella e vado a fare una mezza maglia alta. Il quarto giro è uguale al secondo giro, quindi ci portiamo all'interno con una mezza maglia, ci alziamo una catenella, rientriamo, andiamo a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientriamo maglia bassa e poi come prima catenella, maglia bassa nell'archetto, catenella, maglia bassa nell'archetto successivo, catenella, maglia bassa nell'archetto successivo. Quindi il quarto giro è uguale al nostro secondo giro. Mi raccomando, quando poi si raggiunge l'archetto del il nostro angolo, di andare sempre a fare una maglia bassa, 2 catenelle e di nuovo una maglia bassa. Io sto arrivando all'angolo, così ve lo faccio vedere. Quindi sono arrivata, catenella, vado nell'archetto e vado a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientro maglia bassa, catenella e si ricomincia. Vado a fare quindi questo per tutto il mio quarto giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il nostro quinto giro. Sto terminando anche il mio quarto giro, ho fatto la catenella di separazione, entro dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto dobbiamo fare il quinto giro. Il quinto giro è uguale al primo, ossia andiamo dentro, andiamo a fare con una maglia bassissima e poi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro un'altra maglia alta. E adesso andiamo a fare il giro tutto di maglie alte, quindi catenella di separazione, archetto successivo, maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta, e si continua a lavorare così fino ad arrivare all'angolo. Vi ricordo, e adesso comunque io ve lo faccio rivedere almeno una volta, che nell'angolo bisogna andare a fare in questo caso maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Continuo quindi a lavorare per tutto il mio lato, quindi maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Sto arrivando all'angolo,
quindi vado a fare l'ultima maglia alta, catenella, entro nell'angolo e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, catenella e poi si ricomincia con la maglia alta. E quindi vado a fare questo per tutto il mio quinto giro. Vedremo come terminare il quinto giro e come iniziare poi a fare il sesto e ultimo giro. Sto terminando anche il mio quinto giro, vado a fare la catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Sesto e ultimo giro si torna a fare il giro di maglie basse, quindi uguale al quarto e al secondo. Entriamo dentro con una maglia bassissima, ci alziamo con una catenella, rientriamo, maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, rientriamo, maglia bassa e poi si lavora catenella di separazione, maglia bassa nell'archetto successivo, catenella di separazione, maglia bassa e si continua così quindi per tutto il nostro sesto e ultimo giro e poi si ricomincerà dal primo, quindi di nuovo dal giro di maglie alte. Questo ci permetterà appunto di avere una lavorazione, come avete visto già all'inizio del video, ma come avete visto anche quando vi ho fatto vedere la lavorazione vera e propria, di avere diciamo la lavorazione forata, però dove si alternano questi due giri più forati e un giro meno forato, quindi è molto sfizioso perché dà più movimento alla nostra lavorazione. Sono arrivata all'angolo, così anche in questo caso vi faccio rivedere l'angolo, quindi catenella, maglia bassa, 2 catenelle e di nuovo maglia bassa all'interno, catenelle e si ricomincia da capo. Io adesso terminerò anche il sesto giro, vi farò vedere un attimo di nuovo il primo giro e poi si continuerà fino ad arrivare agli scalfi. Allora sto terminando il sesto giro, quindi vado a fare la catenella, entro nella maglia bassa iniziale, vado a fare una maglia bassissima e adesso si ricomincia dal primo giro, quindi entro dentro con una maglia bassissima e di nuovo vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro, un'altra maglia alta, catenella e poi vado a fare una maglia alta nell'archetto, catenella, maglia alta nell'archetto successivo. Quindi, come abbiamo detto, questi sono i nostri 6 giri. Come potete vedere, la lavorazione va lentamente a crescere. Nella lavorazione vera e propria io naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere questi 6 giri e quante volte suggerisco per le taglie più grandi. Sempre però tenete presente che a un certo punto, anche con le mie indicazioni, mettete i marcapunti all'interno degli angoli, provate la maglia e vedete se va bene o se dovete fare un ulteriore aumento. Allora io sono arrivata a mettere i marcapunti, ho ripetuto il mio motivo per 3 volte, 1 2 3 e poi sono andata a ripetere i primi 4 giri, quindi ho ripetuto diciamo i 6 giri per 3 volte e poi solamente i primi 4 giri. Questo mi ha permesso di avere una lunghezza degli scalfi partendo dall'angolo qui fino all'angolo in basso di circa, scusatemi aggiusto un po' la telecamera, di circa 18 centimetri, mentre dal marcapunti che ho messo negli angoli, quindi da qui fino ad arrivare da qua, quindi da un marcapunto all'altro, io qui ho 40 centimetri. Ora per le taglie M io vi consiglio di ripetere i 6 giri per almeno 4 volte e poi magari ripetere solamente i primi 2 giri oppure i primi 4, dipende sempre dagli scalfi quanto li volete larghi, e da qua a qua, se a me 40, per una taglia M dovreste arrivare almeno a un 44 centimetri, mentre per una taglia L andate a ripetere i 6 giri per 5 volte e poi magari ripetete qualche altro giro. Cercate sempre comunque di mettere i marcapunti avendo o come giro o come quello con le maglie alte, quindi dovete trovarvi con il giro di maglie basse, in modo che quando andate a lavorare il corpo della maglia o andate a fare il giro con le maglie alte o il giro con le mezze maglie alte. Quindi come ultimo giro tenete presente di avere, prima di mettere i marcapunti naturalmente, il giro di maglie basse. Detto ciò, quindi io posso andare a lavorare il corpo della maglia. Lavoreremo sempre gli stessi giri. Io adesso devo iniziare a fare il giro con le maglie alte e devo fare, quindi ho fatto i primi 4, devo andare a fare il mio quinto giro e quindi ripeteremo sempre gli stessi giri.
Quindi come vedete io mi trovo direttamente che devo chiudere già la mia manica e lavorare il corpo della maglia e devo andare a fare il giro di maglie alte. Quindi adesso tolgo il mio marcapunti, così vedete bene, ok, e quindi io vado direttamente nell'archetto dell'angolo del davanti e del dietro e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo di una catenella, quindi vedete qui ho la mia manica che ho chiuso e vado a fare la mia maglia alta, catenella e continuo a lavorare una maglia alta nell'archetto successivo, catenella, maglia alta nell'archetto successivo, continuo così fino ad arrivare al secondo marcapunti. Vi farò vedere come tornare dalla parte dietro alla parte avanti. Sono arrivata al mio secondo marcapunti, quindi anche in questo caso tolgo il mio marcapunti e quindi ho fatto la maglia alta e la catenella di separazione, entro nell'angolo del dietro dopo aver preso il filo, entro nell'angolo del davanti e vado a fare la mia maglia alta. Mi raccomando, se state facendo invece il giro di mezze maglie alte dovete andare a fare tutte mezze maglie alte. Catenella di separazione, vado direttamente nell'archetto successivo di una catenella e vado a fare la mia maglia alta e continuo a lavorare normalmente il giro. Ora io questo è il mio quinto giro, quindi dopo dovrò andare a fare il giro di mezze maglie di maglie basse e poi si ricomincerà da capo. Alternate sempre i 6 giri, quindi mi raccomando, se voi qui avete fatto invece delle maglie alte le mezze maglie alte, dopo fate sempre il giro di maglie basse e poi tornate a fare il giro di maglie alte. Dovete sempre andare a lavorare che avete, quando andiamo a lavorare appunto abbiamo, vedete qui, il giro con le mezze maglie alte e 2 giri con le maglie alte, se vi piace di più contarle in questa maniera. Comunque io adesso continuo, vi farò vedere come terminare, come iniziare quindi poi il giro di maglie basse. Ho fatto la mia ultima maglia bassa, questa volta però invece di andare a fare la catenella e chiudere il giro, entro direttamente nella prima maglia alta del giro e vado a fare una maglia bassa. Nell'archetto che si è formato inizio il mio sesto giro, ossia il giro di maglie basse, quindi vado a fare una maglia bassa, catenella, archetto successivo, maglia bassa, catenella, archetto successivo, maglia bassa e torno a lavorare così in questa maniera. Quando invece chiuderò il giro di maglia bassa farò la catenella e la maglia bassissima e poi nel primo archetto andrò a fare in questo caso di nuovo il primo giro, quindi il giro di maglie alte. Quindi ricordate sempre, quando state facendo il giro di maglie basse, di terminare facendo la catenella e una maglia bassissima. Quando fate invece il giro di maglie alte o di mezze maglie alte, invece di chiudere facendo la catenella e la maglia bassissima andate a fare una maglia bassa. In questa maniera la chiusura di inizio e fine giro di ogni giro sarà sempre in perpendicolare, quindi non andrà in obliquo. Io un'altra cosa che vi devo dire, se dovete fare degli aumenti mi raccomando fateli sempre di lato e quando andate a fare il giro sempre di maglie alte o di mezze maglie alte, lateralmente in un archetto ne andate a fare 2, quindi nell'archetto laterale fate una maglia alta, catenella e maglia alta nello stesso archetto. Questo se dovete fare degli aumenti fateli sempre lateralmente, quindi sia sempre a destra e a sinistra, e potete farli in tutti i giri di maglie alte, di mezze maglie alte, quindi potete fare quanti aumenti volete, questo per allargare la lavorazione. Io sicuramente andrò a fare degli aumenti non adesso sul seno ma penso più altezza vita, quindi vi dirò dopo che ho ripetuto i giri quante volte sono andata a fare gli aumenti, dove li ho fatti, perché comunque voglio che mi vada a largo comunque sui fianchi, perché questo resta comunque un copricostume, quindi lo vorrei largo, non vorrei una cosa troppo aderente. Quindi io se faccio gli aumenti, naturalmente lavorando questi giri vi dirò a quanti giri a quale altezza sono andata a fare i miei aumenti e per quante volte sono andata a farli. Allora, io ho terminato il mio vestito, ho ripetuto i 6 giri per 14 volte e lateralmente sono andata a fare gli aumenti quando sono andata a fare il primo giro con le maglie alte. L'ho fatto quando ho ripetuto per la quinta
per la sesta, per la settima e poi per la decima volta i 6 giri. Quindi ripeto, ho ripetuto i 6 giri per 14 volte. Sono andata a fare gli aumenti quando stavo ripetendo il primo giro, la quinta volta, la sesta, la settima, l'ottava e poi la decima. Quindi questi sono gli aumenti che ho fatto io. L'ho fatti, quindi gli aumenti diciamo sia subito ad altezza sotto al seno, in modo tale da averla già bella larga, e poi una volta che sono arrivata ai fianchi ho fatto un ulteriore aumento. Quindi io direi che il mio vestito, il mio copricostume è terminato.